Sono uno psicoterapeuta, ma siccome ho dei problemi, per aiuto, vado da un altro terapeuta. La cosa non mi crea particolare disagio perché anche il mio terapeuta va a sua volta da un altro terapeuta e il suo terapeuta va da un altro terapeuta e il terapeuta del suo terapeuta viene da me in terapia. Dopo aver pubblicato questa citazione di Harvey Mendes sulla mia fanpage di Facebook, si è scatenato il putiferio. La domanda a cui risponderò oggi è questa: ma lo psicologo è veramente una persona normale? Per spiegarti che cosa penso a questo proposito, utilizzo una metafora che bene rappresenta la condizione di chi fa questo lavoro. Lo psicologo è come un guaritore ferito. Questa immagine è presa presto dal mito greco di Chirone, il saggio centauro metà uomo, metà cavallo, che ebbe tra i suoi allievi tantissimi eroi. Nel corso di una battaglia, Chirone fu colpito da una freccia avvelenata, la quale gli procurò una ferita che non poteva guarire, ma nemmeno poteva ucciderlo, perché egli era immortale, cosicché gli procurò indicibili sofferenze che lo portarono presto alla disperazione. Ed è allora che Zeus, mosso a compassione, decise di permettere a Chirone di donare la sua immortalità al titano Prometeo, il quale aveva fatto adirare il re degli dei perché aveva regalato il fuoco agli uomini. La morte di Chirone salvò il generoso Prometeo e con lui tutti gli uomini. Chirone è una figura mitologica che mi piace molto perché bene rappresenta la grande ambivalenza tra la figura del guaritore ammalato e quella dell'ammalato guaritore. Quando affermo che lo psicologo è come un guaritore ferito, intendo dire che è proprio un merito della sua ferita se è predisposto a entrare in contatto con il dolore e i conflitti altrui. Certo, non basta essere stati feriti per poter fare gli psicologi e aiutare le persone a guarire, perché a ben vedere questa è una condizione che accomuna tutti quanti noi. La differenza la fa che cosa noi ce ne facciamo di questa ferita. Se riusciamo o meno a trarne i frutti, se impariamo a percepirla, a conoscerne i limiti, a trarne nuove sintesi. Sia chiaro, sono necessarie anche conoscenze, anni di studio, pratica professionale, confronto continuo con i colleghi, ma secondo me l'elemento che predispone a fare questo mestiere è il rapporto che noi intratteniamo con questa ferita. Non è un caso che secondo alcuni lo psicologo, per curare efficacemente, non debba mai pensarsi separato dall'essere, almeno in parte, paziente egli stesso. Analogamente il paziente quando si ammala trova in se stesso un guaritore interiore. Ecco, quando dico che lo psicologo è un guaritore ferito, non intendo quindi dire, per citare uno dei commenti che ho ricevuto sul mio gruppo Facebook, che è un disperato che aiuta altri disperati, ma che è più paragonabile a chi, avendo imparato a prendersi cura delle proprie ferite, è più predisposto ad aiutare gli altri a fare la stessa cosa. E tu che ne pensi? Ti sembra strano che chi cura possa essere a sua volta portatore di alcune fragilità? Aspetto i tuoi commenti nello spazio sottostante. Se ti è piaciuto il video, condividilo con i tuoi amici e mi raccomando, non dimenticarti di iscriverti al mio videocanale, così rimarrai aggiornato sulle mie prossime novità. Ciao!